Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina abbiamo Italia Squisita a Napoli, a Da Figlio Domarnà. Visto che la Pasqua si avvicina e noi siamo legati molto alle nostre tradizioni, vi faremo vedere la nostra tradizionale zuppa di cozze, che è un prodotto che va dal 1940 e l'abbiamo portato fino ai nostri giorni. Gli ingredienti sono aglio, olio, salsa piccante, sale, poi abbiamo la fresella, abbiamo le cozze, abbiamo i maruzzielli, lo scampo, abbiamo la vongola, ovviamente verace, la fasolara, polipo e gamberetto. Allora partiamo dal segreto principale di questa zuppa di cozze. Dall'olio piccante schiacciamo l'aglio, lo inseriamo all'interno dell'olio d'oliva, facciamo fare biondo l'aglio e aspettiamo che sale a galla, come si suol dire. E come vi avevo detto prima, l'aglio Sta saliendo a galla, si è fatto biondo. L'aglio è a galla, lo togliamo, eccolo qua, bello biondo. Facciamo raffreddare un po' l'olio. Mamma, che ne dici di fare il riccio al polpo? Vai, Quindi facciamo per la cottura vai. al polpo. Ovviamente già abbiamo messo il sale, il polpo va buttato nella pentola quando bolle. Vai con ricciolino, vai. Come diceva la buonanima di mio padre, o pulpo senza Vedete? riccio non è pulpo, vai. Vedete come Eccolo già sta qua. cambiando colore? Polipo verace, ovviamente va pulito bene bene. E questa è una cosa che abbiamo fatto già prima in precedenza. Lasciamo cuocere. In base al peso del polipo aumentiamo i minuti o li diminuiamo. E mentre cuoce il polipo, noi laviamo le cozze. Le mettiamo in questa macchina per lavarle, faranno 150-200 giri. Quando saranno belle lucidate saremo pronti per bollirle. Adesso mia mamma immergerà il nostro piccante. Questo è un concentrato piccante, mentre questo è un concentrato dolce. Per non farlo venire molto piccante, quando si va a buttare tutto in una botta, diciamo, l'olio esce tutto fuori. Quindi io l'ho messo man mano piano piano e poi alla fine, quando l'olio se n'è sceso, ho buttato tutta la casseruola dentro. Adesso giriamo per non farlo attaccare sotto, perché ovviamente se lo buttiamo e poi non lo giriamo ogni 10 quarto d'ore, poi si sente di bruciato. E adesso facciamo cuocere la nostra salsa piccante per 3/4 d'ora a fiamma lenta. Stiamo girando, come abbiamo detto in precedenza, per non farlo attaccare sotto e vi facciamo vedere il nostro oro rosso. E siamo pronti per aggiungere il sale al nostro piccante. Ecco qua, sale fino, poi quando si butta il sale si gira, se no il sale attacca sempre sotto. Come vedete l'acqua sta bollendo, il maruzziello va cotto quando l'acqua bolle, perché sennò se lo buttate nell'acqua fredda il maruzziello si ritira all'interno e poi non esce più. Poi per far vedere la freschezza del maruzziello, perché quando andate a comprare i maruzzielli a volte diventano anche che sono morti, quindi per vedere e per farli uscire fuori io ci vado a mettere un po' di sale. Eccoli qua. Eccoli qua, vedete che cosa fanno? Impazziscono, sono asciutopazzi i maruzzielli, Adesso li metto nella casseruola, li butto dentro a bollitore. Mettiamo le vongole veraci e li mettiamo qua. E adesso siamo pronti con la cottura dei maruzzielli, che attenderemo 8-10 minuti per la loro cottura e ve li faremo vedere, e le vongole un po' di meno. Le vongole sono pronte, Eccole qua. mettiamo qua. Per vedere se sono pronti i maruzzielli basta prendere uno stuzzicadente oppure che dite, perché io faccio tutto con le mani, Ecco qua, è uscito fuori, quindi il maruzziello è pronto. È pronto. E adesso siamo pronti a cuocere anche i nostri scampi e i nostri gamberetti. Passiamo i nostri scampi e i nostri gamberetti, un paio di minuti e sono pronti anche loro. Ecco che il polipo è cotto, Vedete come il forchettone è entrato all'interno del polipo? Cioè vuol dire che il polipo è cotto.
e poi ce ne accorgiamo anche dal colore e dall'odore. Il polpo è pronto e anche i nostri scampi e i nostri gamberi sono pronti. Vai. Eccoli qua. Siamo arrivati all'ingrediente principale, le cozze. Ecco qua. Siamo pronti? Sempre nell'acqua che bolle. Che bolle, mi raccomando. No, acqua tiepida perché sennò rovinate tutto. Diceva mio padre, la bollentezza è la qualità della zuppa. Un paio di minuti, anche di meno, basta che non le portiamo a stracuocere perché poi dopo passeranno sotto l'acqua bollente, quindi avranno un'altra piccola cottura. Mamma, ci fare un segreto era lo struppone. Lo struppone, noi a Napoli lo chiamiamo lo struppone, questo qua che è il filetto. E adesso vi raccontiamo anche come tirarlo per non far scannare la cozza. Sempre dietro e mai davanti perché altrimenti la rompiamo. Ecco qua. E mio nonno è partito nel 1943 con il carrettino del brodo di polipo, andava per i quartieri e dava la voce nei vicoli di Napoli con questa tazza di brodo di polipo e diceva facci per la tazza e brodo di pulpo parace. E dopo è diventato ovviamente famoso per la zuppa di cozzica. Ovviamente mio padre vendeva il brodo di polipo con il carrettino, poi dopo è uscito con la zuppa di cozze e aveva aperto un chalet sul marciapiede che si chiama Urarone e faceva la zuppa di cozze, la caponata, il pulpo al limone e ambapa di cozze, io spaghetto, o vermicella a vongola. Questo lavoro qua che facciamo aprendo le cozze è anche un lavoro di selezione, perché se esce qualche cozza Ecco che qua, non ci per piace, esempio questa è una cozza che a me non piace. quindi la scartiamo. La scartiamo. Vedi com'è secca, guarda com'è secca, ce ne accorgiamo dal colore. Invece che se è una rarità, va? Questo è un gioiello, per San Valentino puoi regalare, Andiamo col taglio del polipo. Abbiamo fatto raffreddare un po' il polipo per il semplice motivo che se avessimo fatto questa operazione quando il polipo era bollente si sarebbe spellato tutto e quindi sarebbe stato bruttissimo. Diventa così. Così, guarda. eccolo qua. E quindi è bruttissimo. Se fosse stato bollente, questo sarebbe stato il nostro polipo. Non uno spettacolo per gli occhi. Sulla zuppa di cozze possiamo mettere il polipo tagliato così oppure carambotelli purp indaccato. Indaccato vuol dire così, guarda. Eccolo, che non lo tagliamo fino a giù. A così veniva servito il brodo di polipo, caranfatelli purpo all'interno con il brodo nella tazza. Indaccato, eccolo qua. Eccolo qua. Siamo pronti ad assemblare la nostra zuppa di cozze. Mettiamo le nostre freselle e andiamo con le nostre cozze. E facciamo un giro. Ed ecco il cuore. Andiamo con i nostri maruzzelli. Le nostre vongole. Poi abbiamo le nostre fasolare. Allora io volevo precisare che la fasolara la vado a mettere a crudo. Ecco qua. Mettiamo i gamberetti, mettiamo lo scampo e ci facciamo un piccolo taglio, diciamo, all'altezza della testa, così in modo che quando va a cuocere prende anche il calore all'interno. E infine il polipo. Una bella carambotelli purp, vai. Eccoci qua. Guardate Ecco che qua. spettacolo, E adesso andiamo a riscaldare la nostra zuppa di cozze. Ovviamente noi abbiamo questo macchinario, a casa però basta una pentola con acqua bollente, con acqua e sale e la riscaldiamo con un colapasta o un passino, facendo attenzione ovviamente a riscaldarla tutta. Facciamo cadere l'acqua soprattutto sulle fasolare perché come vi ricordiamo erano crude, quindi gli diamo una bella sbollentata. Facciamo attenzione a non riscaldarla troppo, altrimenti poi le freselle sotto diventerebbero troppo morbidi. Andiamo a scolare l'acqua, noi lo facciamo con le mani, ma voi meglio di no, fate col colapasta così a casa. Poi ci mettiamo un bel utarall
a coppa, utaral Napoletano. zogna e chine pepe, lo mettiamo sopra e poi andiamo a prendere il rosso, il piccante. Questo ovviamente quello l'ha già fatto, pronto. Il piccante, ecco qua. Vi facciamo fare un bel giro per prendere tutte le cozze. Questo vi fa diventare più belli. Ed eccola qua, bella che pronta la nostra regina. Salutiamo con il nostro motto che è pulizia, qualità e tanto cuore. Sempre so. A da figlio Romarna. E quando parlando male da figlio Romarna, esagerato, un bacio.